Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale dall'Otto Idea. Stamattina oggi ne abbiamo 16 di gennaio del 2021, oggi è sabato. Stamattina sono andato a un vivaio che si trova qui vicino a Petara, qui ci troviamo sempre a Petara, a casa mia a Petara, provincia di Catania, Sicilia, e stamattina sono andato da un vivaio che c'è qui vicino che si chiama Vivaio Mazzaglia. Che insomma, ogni volta vado a comprare qualche cosa in questo negozio mi trovo bene, sono persone gentili, squisite e anche a buon prezzo. E niente, allora ora vi faccio vedere che ho comprato 4 tipi di frutti di bosco, di spina, dopo se vi ricordo. Poi c'è il ribis, il lambone e il mirtillo. Mirtillo, questo qua è il mirtillo americano, un mirtillo americano mi ha detto. E sono 4 varietà che poi metto sempre in descrizione come le varietà. Questo è un albero di ulivo e uova di piccione, quello che fa olive belle grosse. E gli ho chiesto se c'aveva anche la varietà bella di Spagna, che si fa anche una varietà bella grossa, però ancora gli deve arrivare questa qua. E ho comprato per ora solamente questo qua, uova di piccione. E non dico quanto mi sono costate, ma però vi dico che un po' pochissimo, diciamo, ma che insomma non superano i 10 euro. Questo, voglio dire solo questo qua. Va bene, come dicevo, questo qua è l'olivo uova di piccione, e poi mi sono comprato insomma un susino, no, non ricordo che susino è, ma sembra una varietà bellissima, un ciliegio, che è questo qua è centrale, questo me lo ricordo perché c'ha la stona ancora, questo è un ciliegio che, che fa belle ciliegie belle grosse, va, un buon ciliegio. Poi ho comprato un vero, eh, un susino, un susino e poi mi sembra che c'era allora susino, pero, una mela, uno di mela che ho comprato. La mela sarà questa qua. Ci ho messo un numero, ogni numero corrisponde a una foto che ho fotografato l'etichetta, che poi sempre metto in descrizione tutte le varietà che ho comprato. Va bene, ora un pochettino il tempo qui purtroppo cioè è un tempo, sta piovendo leggero leggero, ma non ha importanza. Ora poco a poco le vado a mettere a dimora, con le radici sempre nude, sono a radici nuda questi qua. Questo è l'ulivo, uovo di piccione e niente. Ora vi dico magari come, come si potano, quando uno compra una pianta così si deve potare. Ovviamente il ciliegio lo lascio stare. Questo è, mi sembra un susino già è potato qui sopra, qui si è tagliato. Però ora io gli tolgo tutti questi rami, questi si dovrebbero togliere tutti quanti. A una certa altezza ora lo vado poi a capitozzare, a tagliare, lo taglio anche qua, insomma su per giù all'incirca un metro qualche cosa, che poi di qua in primavera, quando la pianta si sveglia, esce dal riposo vegetativo, comincia a fare i nuovi rami. Questo si deve potare per darci una forma alla pianta. Il ciliegio però lo lascio stare perché c'è solamente un ramo solo. Poi c'è il melo ovviamente si deve tagliare anche così e poi si pota. Questo si toglie, lo poto anche qua dove c'è questa gemma che poi sempre in primavera butta le gemme nuove che poi si forma a tabbarello. Questa è una cosa obbligatoria quando si compra una pianta a radici nude così, si deve potare per darci una forma, poi che porta una forma alla pianta, che poi ci sono i rami principali, quelli secondari, ma questo è poi in futuro, poi quelli si devono potare anche, quelli secondari, per darci un'altra forma. Va bene, mi sembra che la, un, su, un susino, non mi ricordo sempre il nome, poi sempre metto. E questo è il pero, è un pero grosso, mi ha detto che fa un buonissimo cuore. Sempre metto poi in descrizione tutte le varietà che ho acquistato oggi. Va bene, allora vi ho spiegato come si pota. Ovviamente queste qua allora, quando uno va a comprare una pianta così,
dal vivaio a radice nuda, poi quando arriva il momento la andiamo a mettere a dimora e andiamo a togliere questi qua, questi rami. Se c'ha rami ne lasciamo solamente 3. Per esempio lasciamo solamente 3, tagliamo qua, questi, tagliamo questo ramo qua e ne lasciamo solamente 1, 2 e 3. E poi tutti questi qua li togliamo. E poi di qua si formano i nuovi rami che portano poi ai frutti per formarsi la pianta. Va bene. Allora, inutile che vi faccio vedere come poi mettere a dimora, bisogna scavare una bella fossa grande, all'incirca 40x40, sia di profondità sia di larghezza, e metterla a dimora. Ovviamente poi di sotto ci andiamo a mettere un pochettino di stallatico per aiutare la pianta poi in primavera a crescere. No, sotto proprio le radici, prima ci mettete un pochettino di stallatico e poi ci buttate un pochettino di terra di sopra e poi ci mettete la pianta. Sempre il pottenessa deve stare all'inizio qua, questo è il potto innesto, giusto di qua a qua è tutto il potto innesto, e questa è la rama che poi porta alla varietà dei frutti. Questo deve stare all'incirca qua, non deve essere sommerso della terra, anche così. Insomma, deve stare questo pezzo all'incirca 5 cm, deve stare fuori dalla terra. Di qua in poi ci potete mettere tutta la terra. Di qua la dovete lasciare fuori. Va bene. Insomma, vi ho detto qualche cosa che poi per alcuni possono essere fondamentali, per alcuni no. Ad ogni modo, la mia teoria è sempre questa qua. E niente, io concludo il video. Vi ho fatto vedere i nuovi acquisti che ho fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto. E se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video vi arriva una notifica. E niente che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni e da Lotte Idea. Ciao, al prossimo video, ciao.